Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Oggi vorrei fare il punto della situazione per quanto riguarda i verbi pronominali. Quindi oggi parliamo insieme dei verbi pronominali e cercheremo di capire insieme come si usano, quando si usano, ma soprattutto che cosa sono. Quindi partirei proprio dalla definizione. Che cos'è un verbo pronominale? Un verbo pronominale è un verbo che al suo interno contiene dei pronomi. Questo lo capiamo dal nome stesso, verbo pronominale. Un verbo che contiene dei pronomi. Facciamo un esempio. Il verbo andarsene è un verbo pronominale perché contiene due pronomi. Il pronome si e il pronome ne. Facciamo un altro esempio. Il verbo prendersela è un verbo pronominale perché contiene due pronomi. Si e la. Adesso voi qui vedete che nel verbo non c'è la i ma c'è la e perché quando due pronomi si trovano uno dietro l'altro, quindi insieme, diventano pronomi combinati e quindi la i si trasforma in e. Quindi ripetiamo, un verbo pronominale è un verbo che contiene uno o due pronomi. Quali sono i pronomi che possiamo trovare nei verbi pronominali? Abbiamo varie possibilità. Ci sono i verbi pronominali che finiscono in si, ci sono i verbi pronominali che terminano in ci, quelli che terminano in ne, ci sono i verbi pronominali che terminano in la e poi abbiamo le combinazioni. Quindi ci sono i verbi pronominali che finiscono in sene, sela, cela. Da questi gruppi qui dobbiamo mettere tra parentesi i verbi pronominali che terminano con il pronome si, perché quelli li identifichiamo come verbi riflessivi e quindi i verbi riflessivi si studiano sempre all'inizio, no? E quindi dal punto di vista dell'organizzazione degli argomenti i verbi riflessivi non vengono trattati insieme a tutti gli altri verbi pronominali, anche se di fatto sono verbi pronominali, perché sono dei verbi che contengono un pronome. Però quando parliamo di verbi pronominali, in generale ci riferiamo solamente a quelli che contengono ci, ne, la, sene, sela, cela. Va bene? Quindi i verbi che contengono il pronome riflessivo si vengono chiamati verbi riflessivi e vengono trattati separatamente da tutti gli altri verbi pronominali. Quindi abbiamo parlato della definizione, abbiamo parlato della classificazione, adesso dobbiamo parlare delle differenze, cioè dobbiamo capire che i verbi pronominali sono dei verbi indipendenti dal punto di vista del significato. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando voi leggete il verbo prendersela, per esempio, state leggendo un verbo indipendente che significa arrabbiarsi, offendersi e che quindi non è uguale a prendere. Va bene? Questo è un punto molto importante da capire perché è il punto forse su cui gli studenti si bloccano un po' perché vedono la somiglianza tra i verbi. C'è una somiglianza formale, se vogliamo,
ma non di contenuto, quindi non sostanziale, perché appunto prendersela è un verbo indipendente che significa offendersi, arrabbiarsi ed è quindi diverso da prendere. Facciamo un altro esempio con quest'altro verbo che ho scritto sulla lavagna, andarsene. Andarsene è un verbo indipendente che significa, nello specifico, andare via da un luogo ed è quindi diverso dal verbo generico andare nel significato e nell'uso. Voglio farvi un altro esempio che veramente forse è più rappresentativo di ciò che sto dicendo. Il verbo pronominale bersela. Bersela significa credere a qualcosa e quindi non ha niente del significato del verbo bere, bere un bicchiere d'acqua, bere un calice di vino, eccetera. Bersela ci ricorda il verbo bere, ma ha tutt'altro significato, perché bersela significa credere a qualcosa. Quindi se io dico non me la bevo, non sto dicendo che non bevo qualcosa letteralmente, sto dicendo che non ci credo, non me la bevo, non ci credo, va bene? Quindi i verbi pronominali sono dei verbi a tutti gli effetti, sono dei verbi indipendenti con un loro significato e un loro uso. Veniamo ora alla coniugazione di questi verbi. Come si coniugano questi verbi? Quando pensiamo a come coniugare un verbo pronominale, dobbiamo pensare a tutti gli elementi che sono presenti nel verbo, quindi ai pronomi e alla radice del verbo. I pronomi si coniugano insieme al verbo, quindi non li separiamo, ma li coniughiamo e quando li coniughiamo li dobbiamo mettere davanti. Quindi, per esempio, bersela, io devo dire io me la bevo. Quindi ho messo i due pronomi davanti e in questo caso ho anche declinato il pronome sì, perché è un pronome riflessivo e quindi deve essere accordato con la persona soggetto. Io me la bevo, tu te la bevi, eccetera. In questo caso il pronome riflessivo sì viene coniugato a tutte le persone, viene declinato a tutte le persone insieme al verbo, mentre la rimane invariabile. Se trovate un verbo con ci, con ne e con la, questi pronomi non cambiano. Invece quando avete se, ne, se, la con il pronome riflessivo sì, quello deve essere declinato in base alla persona. Pensate ai verbi riflessivi, è la stessa identica cosa, va bene? Non voglio soffermarmi più di tanto in questo video sulla coniugazione, vi rimando a questo video qui che vedete sullo schermo in cui parlo nel dettaglio di come coniugare i verbi pronominali. Quindi nel video di oggi non mi soffermo più di tanto sulla coniugazione perché oggi è più un video di riflessione su che cos'è in generale un verbo pronominale e quando lo usiamo. In questo video qui trovate tutte le informazioni specifiche alla coniugazione di questi verbi. I verbi pronominali sono estremamente importanti da sapere, da conoscere, da usare, da riconoscere, perché sono essenziali per la conversazione di tutti i giorni. Diciamo che dal punto di vista grammaticale non sono facilissimi da usare e per questo motivo si studiano o si insegnano
ad un livello B1, diciamo, perché comunque per usarli bisogna prima conoscere i pronomi in italiano e avere un po' di dimestichezza con l'uso dei pronomi. Quindi per questo motivo i verbi pronominali vengono studiati un po' dopo, no? Diciamo che i verbi pronominali, nonostante siano estremamente usati nella lingua quotidiana, informale di tutti i giorni, vengono però studiati dagli studenti e gli studenti li incontrano un po' tardi sul cammino dell'apprendimento dell'italiano. Il motivo è proprio perché prima di affrontare questi verbi bisogna conoscere i pronomi in italiano, perché altrimenti diventa più difficile assimilare questi verbi e usarli. Se voi consumate dei contenuti in cui è estremamente presente la lingua informale, vi accorgerete che i verbi pronominali sono ovunque, sono veramente ovunque. Alcuni dei verbi più comuni sono farcela, andarsene, prendersela, bersela, metterci, cavarsela, eccetera. Quindi i verbi pronominali sono parte fondamentale della lingua informale. E forse qualcuno di voi si chiederà: ma li devo usare per forza questi verbi? Perché sono un po' difficili da capire e da usare bene. Sì e no, cioè, cominciamo dal no. No, non li dovete usare per forza perché c'è sempre un altro modo per dire la stessa cosa. Sì, perché comunque con i verbi pronominali avete una capacità espressiva diversa, molto più naturale e molto più reale e informale, cioè potete dire la stessa cosa in un altro modo, certo, però l'altro modo risulta più formale e quindi parlare in modo formale sempre e comunque, come dire, non ci porta alla cosiddetta fluenza nel parlato, perché essere fluenti in una lingua significa essere in grado di adattare la propria lingua al contesto in cui ci si trova. Quindi non si può parlare sempre in modo formale, come non si può parlare sempre in modo informale. Bisogna capire dove ci si trova, con chi si sta parlando e di cosa si sta parlando. Il contesto, il famoso contesto che mi piace tanto menzionare in quasi ogni video lezione. Quindi i verbi pronominali ci sono. Noi li usiamo in italiano, nella lingua informale, perché sono importanti, sono veramente utili per esprimere determinati concetti e per dare una certa carica comunicativa alla frase. Sono dei verbi che secondo me bisogna imparare perché appunto sono molto, molto importanti. Sono importanti perché sono usati, sono veramente frequenti, il loro uso è frequente, estremamente frequente nella lingua informale. Non li volete usare? Va bene, però è importante studiarli per capire quello che ascoltate e quello che leggete. Quindi imparare una lingua non è sempre una questione di imparare per usare, ma a volte è anche una questione di imparare per capire. Questi verbi pronominali sono così importanti che ho deciso di includerli anche nella mia videogrammatica, più precisamente nel capitolo 36, perché appunto secondo me sono imprescindibili per parlare la lingua vera di tutti i giorni. Questo è tutto per oggi. Questo è un video di riflessione che spero vi farà capire in modo molto semplice che cosa sono i verbi pronominali. Se volete approfondire, ovviamente vi rimando a tutti i video della playlist, vi rimando anche alla mia videogrammatica della lingua italiana
per i verbi pronominali, ma anche per tanti altri argomenti. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Se avete dubbi o domande lasciateli nei commenti qui sotto e noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!